Le ragazze del patto. Un nome che sembra innocuo. Ma cosa significa davvero? Chi decide chi può farne parte e chi invece resta fuori? Non è una favola. Non è invenzione. È realtà. O ciò che resta di essa. Quella che ascolterete è una storia di silenzi, regole invisibili e patti segreti. Vera? Falsa? A volte la differenza non conta più. Non stiamo parlando di leggende metropolitane, non di mostri sotto il letto, ma di adolescenti, le nostre figlie, le nostre sorelle, le compagne di classe, sempre con lo sguardo fisso su uno schermo, sempre collegate, sempre in silenzio. Ma a cosa? A chi? Ma sappiamo davvero cosa nascondono? Benvenuti in un racconto nascosto, o almeno in quello che ci è concesso vedere. Un tempo erano le leggende metropolitane a farci paura. Adesso sono i nostri giovani, con lo sguardo fisso su uno schermo, in silenzio. Cos'è che guardano davvero? Cos'è che seguono, obbediscono, scrivono senza parlare? Le chat, sempre in tasca, sempre attive. Quante volte un genitore si chiede: ma cosa guardano in continuazione? Cosa scrivono di notte, quando noi dormiamo? E quante volte ci rassicuriamo da soli? È solo amiche, è solo una chat, è solo un gioco. 4 ragazze, universitarie, 4 mondi diversi, si ritrovano in una chat segreta, un nome semplice, quasi banale. Study Group. All'inizio battute, confidenze, piccoli segreti, poi una frase, un'idea. Perché non facciamo un patto, un gioco solo nostro? Ma nessuno immaginava quanto sarebbe stato oscuro quel gioco. Non era più divertimento. Era un patto silenzioso, una prigione da cui non puoi scappare, perché certi giochi non finiscono, ti intrappolano e diventano gabbie invisibili. Dove finisce lo scherzo? E dove inizia l'ossessione? Quando una sfida smette di far sorridere e comincia a togliere il sonno? Quante volte dici è solo per divertimento, mentre dentro senti che non lo è più? La linea è sottile, sottilissima, e spesso quando te ne accorgi l'hai già oltrepassata. Basta un messaggio, una frase banale, un simbolo in chat, cupo, frainteso, un gioco che non era un gioco e nessuno era pronto a capirlo. Quando basta? Quando dire stop? Prima del primo segreto? Prima della prima bugia? O quando il silenzio pesa più delle parole? Ti sei mai chiesto? Quante volte resti in qualcosa che ti distrugge? Quante volte fingi che sia normale? Quante volte chiudi gli occhi invece di guardare la verità? Un gioco, dici. Ma chi comanda davvero? Tu o lui? Perché a volte non sei tu a giocare. Sei tu la pedina. Le regole? Non esci. Non parli. Mai. Un codice segreto. Bellezza come arma. Like come dipendenza. Desiderio come prigione. Foto fredde. Sorrisi vuoti. Stories come segnali cifrati. Amiche. Ma fino a quando? Nel patto l'amicizia non esiste. È un debito. È controllo. Un gioco sottile. Una sfida muta. Un errore. E sei fuori. Chi decide? Non loro. Non tu. Comandano le chat. E la verità schiaccia, non sei libera, non lo sei mai stata e non lo sarai mai. Una seconda vita, scorre sotto i nostri occhi, ma resta invisibile. Da fuori, silenzio, dentro, alleanze, tradimenti, sfide, punizioni, solo un gruppo WhatsApp o una seta digitale, un patto oscuro, un potere che non vedi. La verità schiaccia, non controlli nulla, sei solo dentro o sei fuori e fuori è peggio. Cosa significa obbedire a un messaggio che arriva a notte fonda? Cosa significa eseguire senza discutere solo per paura di restare sola? E tu? Se tua figlia ti dicesse di avere un gruppo così, le crederesti? O penseresti che stia solo esagerando? Le ragazze del patto vogliono essere viste, vogliono essere imitate, ma dietro a quell'immagine perfetta, cosa rimane di loro? Quando tutto diventa una gara di like, quando ogni sorriso è una maschera? Dove finisce la persona e dove inizia il personaggio? Rimane solo il personaggio, un'ombra costruita per piacere, una prigione che chiamano gloria, non sono più loro, sono solo ciò che gli altri guardano. Si tratta ancora di adolescenza? O è già un'ossessione collettiva? E soprattutto, chi guadagna da tutto questo? Non basta esserci. Bisogna essere le migliori. Sempre. Ovunque. La più seguita a scuola. La più curata in foto. La più commentata online. Ma quanto costa essere sempre top? È un ruolo che non ti concede pause. Nessun margine di errore. Ogni giorno è una competizione silenziosa contro le tue stesse amiche. Una corsa senza fine. Non puoi fermarti. Un attimo e sei sostituita. È amicizia o solo sopravvivenza? Non si entra per caso. Nel patto si obbedisce, si tace, sempre. E chi si ribella diventa invisibile, tagliate fuori da tutto. A quell'età non è forse come morire. Le prime prove erano leggere, foto a mezzanotte, simboli strani lasciati nei bagni dell'università.
frasi misteriose come immagine del profilo, piccoli brividi, piccoli segreti. E tu, genitore, quante volte hai visto tua figlia ridere davanti a uno schermo e ti sei chiesto con chi parla, di cosa ride, o peggio, cosa nasconde? Poi qualcosa cambiò. Anna si sentiva osservata, ovunque, sempre troppo tardi. Giulia trovò un biglietto, stessa frase del gruppo, ma nessuna era uscita quella notte. Allora, chi l'aveva scritto? Chi le stava guardando? E perché? Un giorno una di loro tentò di cancellarsi. Troppa ansia, troppa pressione. Disse solo, non ce la faccio più. Cliccò, esci dal gruppo. Fine. O almeno così credeva. Basta un click per liberarsi? Un tasto e tutto finisce? O i messaggi ti inseguono anche fuori dallo schermo? Quanto serve davvero per cancellarsi da un gioco che non vuole lasciarti andare? Si può mai davvero uscire? Poche ore dopo, le altre ricevettero un messaggio da un numero sconosciuto. Uno screenshot. La chat. Parole cancellate. Messaggi che nessuna di loro ricordava di aver inviato. Chi era entrato? Chi li stava leggendo? E soprattutto, da quanto tempo? La paura divenne ossessione. Non era più un gioco. Era controllo. E tu, madre? E tu, padre? Cosa faresti se il telefono di tua figlia parlasse troppo? Se mostrasse conversazioni mai scritte? Se un estraneo conoscesse i suoi segreti meglio di te? Lo affronteresti? O ti renderesti conto che ormai è troppo tardi? E allora fu chiaro. Il patto non era più un rifugio. Era una trappola. Chi osservava sapeva troppo. Chi scriveva era già dentro. Non c'era via d'uscita. Non più. E in quel silenzio restò solo una domanda. Quanto tempo prima che toccasse a loro? E se l'incubo non fosse mai venuto da fuori? Se fosse sempre stato lì, dentro il patto stesso? Non c'era un nemico esterno. Il vero pericolo erano loro stesse. Chi osservava nell'ombra non era uno sconosciuto. Era una di loro. Il patto non era protezione. Era una condanna. Una notte tutto finì. Il gruppo sparì. Eliminato. Come se non fosse mai esistito. I numeri sconosciuti restavano, fermi, silenziosi, in attesa. La domanda non è più perché, è chi. Chi risponde dall'altra parte, chi osserva senza farsi vedere. Le ragazze del patto, non mito, reali, vicine, dentro, non le vedi, ma ti guardano. La vera domanda non è cosa nascondono, è quanto vuoi ancora vedere. Apri il messaggio. È indirizzato a te. L'amicizia è rifugio, l'amore dei genitori è radice, la speranza è luce che resiste, anche nel buio. E il futuro? Non è un patto, è una scelta, la tua scelta. Se cerchi risposte, preparati, forse non le troverai mai. Ma una cosa è certa, questa storia cambierà il modo in cui guardi il mondo. Se sei arrivato fin qui, vuol dire che non hai paura di sapere cosa si nasconde dietro la porta chiusa. Iscriviti, perché il prossimo video non sarà solo una storia. Sarà un incubo condiviso,